E da questa mattina che in pratica so della morte di Sandra Milo, e è una notizia che sta sconvolgendo tutta YouTube Italia, e quindi vorrei riportarne l'eco anche nel mio modesto canale. Vorrei soprattutto sapere voi cosa ne pensate, e per fare uno scambio di vedute e di ricordi dell'attrice e presentatrice televisiva che se n'è andata e magari ha accompagnato la gioventù di molti di noi. Voglio quindi leggere qualcosa a proposito di Sandra Milo. Non so se mi si ascolta bene col microfono, e mettiamo un effetto speciale, lush. Ah, sono questi momenti così solenni che ci ricordano quanto la vita possa essere effimera. E poi io trasmetto secondo quanto mi suggerisce YouTube in verticale. O in live sul canale principale. E adesso comunico un po' di persone. Salve carissime marito e moglie, ciao, buona serata. Buona serata a voi marito e moglie. Cosa, qual è il vostro ricordo di Sandra Milo? E quali sono le cose che vi ricordate di più? Vediamo un po' di cercare qualcosa. Non so se Flaco starà in live, adesso vado a vedere. Però sto cercando informazione, perché faccio questa live così improvvisata. Ehm, sto vedendo un altro video che non c'entra nulla. Perché YouTube mi fa vedere cose che non c'entrano nulla? Ah, vabbè, perché
li sto guardando dal mio account secondario. Ecco qua che mi sto guardando in pratica nel cellulare. Quanta pubblicità. Ecco qua, ecco, questo sono io. Questo sono io, e che si vede, ah, guardate, un'immagine dentro l'altra, un'immagine dentro l'altra, un'immagine che cresce dentro l'altra. Guarda, adesso niente, e adesso guardate, e un'altra immagine vendrà, e un'altra immagine vendrà, e un'altra immagine vendrà, fino a che non si vede più niente. Che bello, effetto Doppler nelle immagini. Ma vabbè, non era, vediamo Flacco. Flacco, filtri di ricerca, tutti, canale. Flacco, qua mi mandano messaggi. Vediamo un po', ma 2 giorni fa era in live. Vediamo voi che ne pensate. Allora, grazie mille per la tua accoglienza, marito e moglie. Noi sappiamo che era un'attrice famosa. Bello questo effetto. Ah, grazie. E io mi ricordo gli innumerevoli programmi che ho visto durante la mia infanzia. E adesso leggiamo un po' qualcosa di Sandra Milo. Intanto io aspetto. Intanto io cerco. Mm. Scusate, ma ho fatto proprio. C'ho tante schede aperte. Ecco qua, mettiamogli un po' di brillo. Vediamo. The Golden Jigen Asner. Ciao, The Golden Jigen. Che ricordi hai di Sandra Milo? Cosa hai visto di lei che ti è più piaciuto? E poi ditemi se si ascolta l'audio. È morta Sandra Milo, l'attrice aveva 90 anni. Secondo qualcuno aveva 89. Qual è la causa per la quale è passata a miglior vita? Mi raccomando, non utilizzare certe parole, perché i supremi algoritmi si imbippano. Sandra Milo, la causa del trapasso. La famiglia non ha dato comunicazioni ufficiali in questo senso, vista l'età, 90 anni, compiuti nel marzo 2023. Quindi aveva più di 90 anni. A marzo ne avrebbe fatti 91.
È probabile che il trapasso sia sopraggiunto semplicemente per vecchiaia. Cos'è successo a Sandra Milo? È passata a miglior vita. Sandra Milo aveva compiuto 90 anni nel 2023, in marzo. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suoi cari, come aveva richiesto, lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini, per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano. Quando è passata a miglior vita Sandra Milo? Allora, è nata l'11 marzo 1933 ed è morta il 29 gennaio 2024. Come si è spenta Sandra Milo? I figli ci ha lasciato serenamente addormentandosi. Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Chi ha fatto lo scherzo a Sandra Milo? Ciro, lo storico scherzo a Sandra Milo. Io ero adolescente quando ho visto quel programma, non so se voi ve lo ricordate, che gli hanno chiamato non so se era in Domenica In, dicendogli che era successo qualcosa al suo figlio Ciro. E veramente è stata una cosa di cattivo gusto. Hello Scadi Hub, hello, have a great start of the week. San, grandissimo. Non si dicono certe cose, gli algoritmi le bloccano. Stai zitto, Cicco. È giusto, diglielo. Shadi Hub. Poi mi raccomando, se vorreste aiutarmi a fare più video informativi, solo dovete partecipare nella chat con super chat o stickers in questo momento, e poi vi potete abbonare al canale o comprare un super grazie. Il super grazie ha il vantaggio che pagate in un'unica formula. Magari vi volevate abbonare per 20 € al mese e sarebbero 240 € all'anno. Invece comprate un solo super grazie e non avete il vincolo dell'abbonamento e pagate 240-250 €. Ma vi ricordate? Forse molti di voi non eravate nati. Questo affare qua, la vita privata di Sandra Milo: 4 matrimoni, 3 figli, il giovane fidanzato, l'amore per Fellini e Crazzi. Il primo matrimonio a 15 anni, i figli Deborah, Ciro e Azzurra, nati da 2 dei suoi 4 mariti, la relazione clandestina con il leader del Partito Socialista Italiano PSI e con il regista, le tappe più importanti della sfera privata dell'attrice. E Sandra Milo aveva compiuto 90 anni l'11 marzo 2023, una vita lunga e colma di successi, quella dell'attrice protagonista del cinema italiano degli anni 60, finita oggi 29 gennaio 2024, proprio come aveva sempre desiderato che avvenisse, circondata dall'affetto dei suoi cari nella sua casa. Il suo passato è stato segnato dalla fama, ma anche
dalle relazioni sentimentali con 4 uomini che diventeranno suoi mariti, dall'amore per i 3 figli e dalle figure di Federico Fellini e Bettino Crazzi, sempre ricordati come determinanti nella sua esistenza. Ah, moltissime grazie, Igor, credo che Igor. Moltissime grazie per i 6 euro. Sei fantastico. Ditemi se si ascolta bene l'audio. I matrimoni e i figli. Sandra Milo, al secolo salvatrice Elena Greco, aveva solo 15 anni quando sposò Cesare Rodighiero. Ah, fantastico. Igor è uno decore. Eh sì, lo so. È uno, come direbbe Federico Fellini, uno di Amacore. Parlando di Milo, aveva 15 anni quando si sposò Cesare Rodriguero, rimase incinta, perse il suo bambino, che disgrazia, poco dopo il parto prematuro. La coppia si separò dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo poi l'annullamento l'annullamento della Sacra Rota. Le seconde nozze furono con il produttore Maurice Ergas, da cui ebbe sua figlia Deborah. Il loro fu matrimonio molto turbolento. Ho preso tante di quelle botte nella mia vita, confidò Milo in un'intervista a Domenica In. Eravamo in roulotte, stavamo girando e mio marito pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno. Mi ha buttata per terra, presa a calci in testa, rompendomi il naso e mascella. Un orecchio è andato distrutto per sempre, l'altro me l'hanno ricostruito con il platino. Ci sento ancora con un orecchio solo. La separazione arrivò 11 anni dopo, con una serie di cause intentate da parte di Ergas, intenzionato a toglierle la custodia della figlia Deborah. Ah, grazie il tizio, che poi è Sardog. Grazie Sardog, grazie. Ha appena preso quello che prendo io in un'ora. Dai, mo tacca a chiedergli un video. Ah, ah, esatto, sì sì, chiedetemi un argomento. Allora, infine nel 1990 si è sposata con il cubano Jorge Ordóñez, nozze che sono sempre rimaste avvolte nel mistero, per quanto lei ne abbia assicurato l'autenticità. Proprio a proposito di Ciro, l'autrice fu vittima di un atroce scherzo in diretta tv. L'amore per Fellini, grande la passione vissuta con Federico Fellini, che durò 15 anni nonostante il regista fosse sposato con Giulietta Masina. Sandra Milo, a cui aveva dato il soprannome di Sandrocchia, ha sempre dichiarato che Fellini è stato l'amore assoluto della sua vita, benché agli inizi lei era ad essere innamorata, a differenza di lui, che provava solo una forte attrazione. Ma a un certo punto anche lui si è accorto di amarmi e dopo 17 anni gli ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni, ma io ho detto di no. Infatti ha vissuto, fra l'altro ha vissuto di più, perché ho avuto paura, rivelò Milo, che con il regista ha recitato in 2 dei suoi film, 8 e mezzo nel 1963 e Giulietta degli spiriti nel 1965. La relazione con Bettino Crazzi. Negli ultimi anni 80 Sandro Milo strinse una relazione con Bettino Crazzi, allora leader del PSI. Era molto timido, ma sessualmente ero pazza di lui. Sì, Bettino era intelligente, colto, curioso, ma anche di una timidezza che pochi conoscevano, disse di lui, descritto come un uomo meraviglioso che amava il suo paese,
una persona molto semplice. La loro storia durò 2 anni circa e finì perché Sandra Milo temeva la gelosia del marito Ottavio de Lollis. L'ultima storia col giovane fidanzato. Negli ultimi anni della sua vita Sandra Milo non ha rinunciato all'amore. 2 anni fa raccontava di avere un giovane fidanzato. Non c'è sesso, si ama in tanti modi, raccontava. Lui si chiama Alessandro Rorato e oggi ha poco più di 50 anni. Vabbè, poi parla dei figli, poi dello scherzo non ne parla, ma vabbè, tant'è. Abbiamo chiarito alcuni aspetti della vita. Allora vediamo che mi sono perso la chat. Ma perché parla della Milo? Ti chiediamo di aggiornarci sulla situazione al confine con Texas. Oh madonna, basta. No, ma questa è una live dedicata, come avrai letto dal titolo, a Sandra Milo. Parlo tanto, mangio aria. Questa è una live dedicata al passaggio a miglior vita di Sandra Milo, per quello parlo di lei. E il tema è quello: devo rispettare la consegna del giorno, e se no poi già ho perso tanto tempo all'inizio. Allora vediamo un po' quanti anni aveva, chi è stato il compagno, chi è stato il primo marito, quando ha compiuto 90 anni, quanti figli aveva la Milo, come si chiama il figlio di Sandra Milo, come si chiama, quanti anni ha Sandra Milo, cosa fanno i figli della Milo. Lo volete sapere? No. Perfetto, ve lo dico comunque. Allora, cosa fanno? Chi sono i figli di Sandra Milo? Deborah, la più grande, è nata nel 1963 e lavora in Rai, è una giornalista della vita in diretta. Ciro invece è nato nel 1968 ed è sempre stato lontano dai riflettori, quindi ha lavorato nell'ombra. Se è stato lontano dai riflettori. E questi sono i spaghetti con pollo che ti fanno male. Oggi ho mangiato eggs and bacon e spaghetti allo zafferano. Forse metto in community delle foto, così vedrete quello che ho mangiato. Allora, chi sono i figli di Federico Fellini? La Massina, vabbè, ma per Federico. Cosa fa Azzurra, la figlia di Sandra Milo? Ha seguito le orme della madre, frequentato il Dams di Roma 3. Perché avere due figli? Perché fare un figlio? Cioè, te ti rendi conto, Google, che ti porta da un argomento a un altro e adesso dice perché avere due figli? Perché fare un figlio? Dove si trova la tomba di Federico Fellini? Dove è sepolta Giulietta Massini? Cosa mangiava Fellini? Ecco, non so se lui soffriva di aerofagia o di rutti. Allora, Federico Fellini mangiava sinfonia di crostini con friselle e grissini, mai sentito prima. Fusilli e patate al gongorzola con porri fritti, zampone in foglia di verza, piedi ravioli di zucca al formaggio di capra e crostata alla marmellata. Vabbè, ma la crostata alla marmellata, insomma. Cosa c'entra il rinoceronte con Fellini? Vabbè, come è passato a miglior vita Fellini? Cosa significa? Ma io addio a Sandra Milo, è morta a 90 anni, la musa di Federico Fellini. Ma io volevo chiedere a quanti mi seguono cosa si ricordano di più, cosa si ricordano di più
di Sandra Milo. E adesso cambiamo l'effettone speciale. Bello, effetto discoteca. Ah, 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 ah. Stai alive, stai alive. Ah, 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 ah. No, veramente più che una disco per l'occorrenza dovrei marcare una marcia in memoria di Sandra Milo. Tan, tan, ta, ta, tan, 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 ta, 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 tan, ta, ta, tan, tan, ta, 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 tan, ta. Ta 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 tan 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 ta 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 ta. Deve essere più lenta perché nessuno ha fretta di entrare nel camposanto, men che mai quelli che la processione la fanno, perché colui che ne è omaggiato ormai ha l'eternità davanti. Allora, vedo che ormai c'ho 0 partecipanti. Certo, dovrei fare una cosa, non l'ho fatta prima da adesso, non l'ho fatta prima da adesso, la faccio adesso. Allora, m'improvviso. M'improvviso e faccio le cose. Mi improvviso e faccio le cose così. Non so perché, ma io qua da dove sto trasmettendo? Vuoi vedere che sto trasmettendo dal canale sbagliato? Eh no, no, perché mi eh no, che casino. In diretta non c'ha, vabbè.
Ah, ecco, non so come è saltato fuori, ma adesso bisogna. No, vediamo, tutto un casino, mi sta venendo tutto un casino. Ecco qua, mm, vediamo, dovrei selezionare. E ecco qua, vediamo un po', ecco così. Addio a Sandra Milo, Sandra Milo, Milo, attrice Fellini, musa, muore, San Chan, ecco qua, pubblichiamo. Ah, però l'ho pubblicato nel mio canale secondario. Perfetto,
Adesso ripetere l'operazione. Vediamo un po' se riesco. Oggi sto in live, invece l'avvocato Catania Francesco anche. Ecco qua, in pratica ce l'ho fatta a pubblicarlo anche nella comunità. Ecco, vediamo se la gente viene ad assistere. Scusate di questo infortunio. Oh madonna, basta. E questi sono i spaghetti col pollo che ti fanno male. Però dicevo, sono ritornato, purtroppo ho dovuto bolle, ho dovuto diciamo pubblicizzare, perché se no nessuno entra nella live. Allora nella community dei miei due canali adesso ci sta l'annuncio di questa live ormai in corso da 37 minuti e che io parlo a tutte e tutti voi fino a che non si scarica il cellulare. Uno già si sta scaricando, questo sta al 71, l'altro al sta molto rovente, però gli ho tolto la custodia. Allora mi sono svegliato con questa notizia che è passata a miglior vita Sandra Milo, e l'attrice e conduttrice televisiva più famosa d'Italia, forse dopo la Carrà, anche per importanza, e quindi gli dedico d'ufficio una doverosa essequia. Tan tan ta tan tan ta ta tan ta ta tan ta tan ta ta tan ta tan ta ta tan tan ta ta tan ta tan ta 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 tan tan ta tan ta ta tan tan tan. Che poi ecco, le bolle a volte si muovono, se fai degli scatti, guarda, le bolle si muovono, le bolle si muovono, le bolle si muovono, le bolle si muovono. Ti, 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 ti. Ah, 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 ah. Allora siamo qui per commemorare la grandissima Sandra Milo. Ogni tanto le persone entrano, le persone escono, le persone entrano, le persone escono, le persone za, 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 za. Mettere le bolle per poi levarle. E che dire, che tutte e tutti noi
che abbiamo una certa età, almeno dai 40 50 anni in su, come è il mio caso, che ne ho 55, già compiuti il 26 gennaio, e abbiamo passato la nostra infanzia e la nostra gioventù in compagnia di Sandra Milo e dei suoi programmi. E non è vero? Allegria, allegria, oh, allegria. Chi è che sa, chi diceva allegria? Chi è che si ricorda? Chi diceva allegria? Ebbene, chi è che se lo ricorda? Allora, io devo ringraziare il nostro amico, il tizio, che credo sia Sardog, che mi ha donato 2 euro, e devo ringraziare il nostro amico Igor, che mi ha donato 6 euro. Presto arriverò ai 100 dollari questo mese, però, come dire, mi piacerebbe più gente intervenendo, francamente. eh, sono le 8:30, quindi un'ora buona per mettersi a guardare questa live, e poi mi risulta che si sente perfettamente, molto meglio che parlare senza microfono, anche se lo uso così per non dover urlare, perché lo metto nel colletto della canottiera della maglietta, che non è proprio una maglietta, non è di maglia, anzi, se io la tengo troppo dentro i pantaloni si stira, mi viene il collo a scellare. Ieri sono uscito, sono andato a fare la spesa, e avrei rotto questo cellulare, perché ho fatto un video facendo la spesa e l'archivio lo ha salvato in modo corrotto, quindi non si può leggere il film che ho fatto, il Nokia Asha 302, che io porto fuori casa per evitare di portare i miei nuovi cellulari, che se mi devono derubare mi derubino di questo. E invece non ha filmato. Adesso gli ho messo una memoria di 10ª generazione di 16 gigabyte che avevo installato in questo cellulare, il Motorola Moto X 2ª generazione. No, perdon, quello ce l'avevo, il Motorola Moto E7 e-Power. Questo è il Motorola Moto E7 e-Power, e ci avevo installato la targhetta micro SD da 16 gigabyte di 10ª generazione, però non gli serve come gli serve al Nokia Asha 302 per funzionare, perché non funziona con aspetta, non funziona, anche questo ha smesso di funzionare, non funziona come questo che c'ha 32 gigabyte
e che ormai va fuori, sfassa un po'. Allora, c'avevo due persone prima connesse, dicevo che nel mondo dello spettacolo, del cinema, della conduzione televisiva si è sempre distaccata Sandra Milo assieme alla Carrà, e, e non so quanti di voi vorranno testimoniare qualcosa. Fascino, il filtro fascino. Che ha di fascino questo filtro? Ogni tanto entrano due persone e se ne vanno. Vabbè. Allora vediamo un po' di statistiche, perché se non si stabilizza il pubblico. Questo è il mio canale, l'ultima live ha fatto 140 visualizzazioni fino adesso, dal 26 gennaio, quindi 3 giorni e 7 ore. 140 visualizzazioni. E poi che dovevo controllare? Già, se non lo so io, quante visualizzazioni ho fatto fino adesso? Beh, questo video ha fatto 16 visualizzazioni fino adesso. E poi in totale quest'ultimi 60 minuti mi hanno dato 35 visualizzazioni. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Stanno abbaiando cani in strada, anche dentro il mio cane abbaia. Un momento. Niente. Falso allarma, per fortuna. Sogno o son detto? Questo è il filtro sogno, quindi io sogno in diretta. Allora, Guadambi. Per il momento sta stuccato a 22,13, ma con i guadambi di oggi, con i guadagni, dovrebbe salire almeno a 30, almeno a 30, vediamo, perché YouTube tarda anche una settimana prima di informarti quanto guadagni. E poi mi raccomando, se vedrete questo video quando non sarà più una live, commentate qua sotto cosa vi ricordate di Sandra Milo, che ricordi avete di lei, e condividete il video affinché altri possano commentarlo, oppure partecipate qua nella chat con super chat e stickers. Lo gradirei moltissimo, come hanno già fatto. Allora vediamo un po'. Eccomi qua, sono entrato nella live e mi danno il benvenuto. Che bello, mi sto vedendo nel cellulare davanti a me e mi sto vedendo in questo cellulare.
e adesso ci sarà l'effetto, guardate, un'altra immagine nell'immagine, fino a che nello schermo del cellulare non si vede più nulla, perché un'altra immagine e un'altra immagine si filma e c'è l'effetto Doppler. Fantastico. E niente, purtroppo non ho più avuto interventi in live, però ho trovato delle persone generose che mi hanno donato 6 e 2 euro, quindi in totale 8. In questo modo posso finanziarmi con gli euro che mi hanno dato di super sticker, credo che siano super sticker, posso finanziare il mio canale, le spese che ho, e vi ringrazio moltissimo. Poi vi ripeto, se avete qualche ricordo di Sandra Milo o i vostri genitori vi hanno raccontato qualcosa, scrivetelo nella chat e magari partecipate con super chat e con stickers anche voi, come hanno fatto due amici miei che mi seguono da tempo e da tempo mi fanno dei regalini. Mi raccomando, quindi condividete questa live affinché altre persone possano partecipare. Io, se non ci sono più interazioni, tra poco taglio, perché se no la faccio troppo larga, il cellulare si sta già surriscaldando. E voi mi direte, parli tanto del cellulare, ma di cosa si tratta? Ecco qua, il mio famosissimo cellulare, comprato a marzo del 2023, il Motorola Edge 30 Fusion. Se proprio volete che faccia un video tutorial, comprate un super grazie, super sticker, super chat, abbonatevi e io farò un tutorial su questo cellulare. Bello, eh? Però facendo le live si consuma. E quindi poi non me ne rimane più. Io adesso mi sto perdendo la live dell'avvocato Catania Francesco, che guarderò dopo, però c'ho la mia di live. Stay alive, la 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 la. Qua non so se sto in un clima onirico o sto sott'acqua. Sogno o son desto? Ebbene, faccio questa live perché una notizia così è caduta giù all'improvviso e nessuno se l'aspettava. In Rai stanno tutti stravolti, tutto il giorno a dirlo, anzi forse sì, oggi, tutto il giorno di oggi. Io ieri non l'ho appreso. Accendo il cellulare questa mattina ed è la notizia del giorno. E poi in rete, nel web, tutti a fare video, ma non so quando sia successo. E quindi ho detto, perché non raccogliere a caldo le reazioni delle persone che mi seguono? E così ho deciso di fare sta roba, di fare sta live, però vediamo un po', perché qua, ecco, chat live, però ecco, purtroppo non intervengono più persone. E allora se non interviene più nessuno, fra 5 minuti stacco. Tutto sta a quante persone intervengono.
però è così, che ci vogliamo fa. Se la vi è la vita, è la vita, finché va va. Oggi ci siamo, domani pure, ma un giorno è un giorno. eh, Questo effetto si chiama fantasma e viene al caso. Ma ci sono i fantasmi o gli spiriti? Perché non sembra esserci molta differenza. Secondo voi qual è la differenza intrinseca tra fantasma e spirito? Secondo voi qual è? Allora, il fatto del giorno, l'accadimento del giorno, il passaggio a miglior vita di Sandra Milo o Nilo, sono già scordato. Sandra Milo, credo. Voi che ne pensate? Ogni tanto si agganciano persone, ma non intervengono. Sandra Milo. Beh, come dire, voi ditemi, quali sono i vostri ricordi, la vostra esperienza, quali erano i programmi preferiti da voi che conduceva Sandra Milo. Ecco qua. Quali sono i programmi che Sandra Milo ha condotto e vi hanno dato più soddisfazioni? Aspetto la vostra risposta. Vediamo un po'. Qua c'è pubblicità, perché volevo riferirvi delle cose, capito? Vecchio film. Volevo riferirvi delle cose e c'ho delle persone che entrano, escano dalla live. Beh, che altro posso dirvi?
Mm, che allora, quanti anni aveva? Tutte queste cose già dette prima. eh, è passata a miglior vita. Sandra Mila patrimonio, è passata a miglior vita a 90 anni. La musa di Fellini aveva 90 anni, 90 e mezzo. Allora ci fu anche Sandra Milo quando alla confessione raccontò la nascita di sua figlia. Fu dichiarata non viva. Una suora la prese in braccio e accadde il miracolo. Ci fu anche un momento particolarmente toccante nel corso dell'intervista che Sandra Milo, deceduta a Roma il 29 gennaio all'età di 90 anni, cioè oggi, rilasciò alla confessione di Peter Gomez e che andò in onda il 4 maggio 2018 sul 9. Sua figlia azzurra è nata morta, ma a un certo punto una suora, prima che la bambina venisse portata via, la abbraccia e azzurra ritorna in vita. Ed è talmente straordinaria questa storia per cui questa suor Costantina è stata dichiarata beata dal Vaticano. È un miracolo? Cosa è successo? Chiese il direttore del Fatto Quotidiano.it all'attrice. Sì, un miracolo, rispose Milo con la voce rotta dall'emozione. Io urlavo, non volevo essere toccata e lei l'ha presa, ormai era già avvolta in una copertina. Lei eh, quella copertina ha preso quel fagottino, l'ha stretta al petto e è andata giù nella nurse a pregare. Improvvisamente la bambina ha avuto un sinculto e così l'hanno portata al reparto immaturi dell'ospedale. Pesava pochissimo, 700 grammi. La bambina poi si è ripresa senza conseguenze. Ehm, qua che c'è tanta pubblicità uno non riesce a trovare le cose. Eh, eh, ecco qua quello quanto sono riuscito a leggere e non c'è nessuna novità. È passata un'ora e 4 minuti. E niente, adesso sono quasi le 21 e io sono stanco. Ti ho detto tutto in sintesi. Vediamo.
Allora, Sandra Milo, Sandra Milo, Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, Tunisi, 11 marzo 1933, Roma, 29 gennaio 2024, è stata un'attrice e conduttrice televisiva italiana. 8 mm come effetto, con la partecipazione a film come Il generale della rovere, Adua e le compagne, Fantasmi a Roma, Giulietta degli spiriti e soprattutto 8 e mezzo, premiato con l'Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni 60 e fu, insieme ad altre attrici come Claudia Cardinale e Giulietta Masina, musa del regista Federico Fellini. Sandra Milo nasce a Tunisi da padre siciliano e madre toscana. Trascorse l'infanzia a Vico Pisano, borgo medievale poco distante da Pisa. Il borgo si chiamava Vico Pisano, logico pensare che quindi fosse un borgo pisano. Vico Pisano non era Vico Romano, dove frequentò le scuole elementari sino alla quarta classe. Ma non ci sono 5 anni di scuole elementari. Adolescente si trasferì con la famiglia a Viareggio. Nel 1948 a 15 anni sposò il marchese Cesare Rodriguero, da cui rimase incinta, ma il bambino passò a miglior vita alla nascita a causa del parto prematuro. I due si separarono dopo soli 21 giorni dal matrimonio, ottenendo l'annullamento dal tribunale della Rota romana. La Milo esordì al cinema accanto ad Alberto Sordi in Lo Scapolo 1955 di Antonio Pietrangeli. Riconoscibile per le sue forme prorompenti e vistose e per la voce ingenua da bambina, divenne una maggiorata del grande schermo e prese parte a numerosi film di genere. Il primo ruolo importante arrivò nel 1959 grazie al produttore greco Morris Ergas, che poi la sposò. Si tratta de Il generale della rovere, per la regia di Roberto Rossellini, in cui interpretava il ruolo di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Un ruolo analogo fu quello ricoperto nel 1960 in Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli, che la diresse anche in seguito. Nello stesso anno fu diretta da Claude Sautel in Asfalto che scotta, con protagonisti Lino Ventura e Jean-Paul Belmondo, iniziando così un'intensa e promettente stagione di film d'autore. Nel 1961 è stata protagonista con Edoardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni di Fantasmi a Roma, diretto da Antonio Pietrangeli. Nello stesso anno la sua carriera ebbe tuttavia una brusca interruzione dopo la stroncatura al Festival di Venezia di Vanina Vanini, tratto dall'anonimo racconto di Stendhal e ancora una volta filmato da Roberto Rossellini. Il film e soprattutto la recitazione della Milo vennero accolti con aspre critiche e l'attrice fu da Enrico Luccherini sarcasticamente soprannominata Canina Canini. Nel 1962 tornò al cinema con Il giorno più corto di Sergio Corbucci, dove recitò al fianco di Totò, Edoardo e Peppino De Filippo, Jean-Paul Belmondo, Ugo Tognazzi, Aldo Fabrizi e altri. Cruciale fu l'incontro con Federico Fellini, che contribuì alla sua maturazione artistica e con il quale cominciò anche una relazione clandestina durata 17 anni. Nei due capolavori del maestro riminese, 8 e mezzo 1963 e Giulietta degli spiriti 1965, Sandrocchia, così veniva affettuosamente soprannominata dal regista, recita nei panni di una
femme fatale, ironica e disinibita, che oltre a incarnare l'immaginario erotico del regista viene spesso messa in contrasto con le mogli, donne dall'aspetto più dimesso e dalla mentalità più borghese. Per entrambi i film vinse il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Dopo le importanti esperienze con Fellini venne diretta tra i tanti da Luigi Zampa in Frenesia dell'estate 1963, ancora una volta da Antonio Pietrangeli in la visita 1963, accanto a François Perrier, ove avvenne la sua caratterizzazione più complessa e riuscita, da Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa in Le voci bianche 1964, con protagonista Paolo Ferrari, e da Dino Risi in L'ombrellone 1965, ove interpretò con intensità e ironia la vivace moglie dell'ingegnere Enrico Merletti, Enrico Maria Salerno. Nel 1964 recitò accanto a Fernandel e Jean-Pierre Cassel, rispettivamente in Ho una moglie pazza 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 di Jean Boyer e Poi ti sposerò di Philippe de Broca. In seguito partecipò ad altri film di minore importanza, tra cui Come imparai ad amare le donne 1966 di Luciano Salce, La notte pazza del Conigliaccio 1967 di Alfredo Angeli, ove affiancò nuovamente Enrico Maria Salerno, Per amore per magia 1967 di Duccio Tessari, e T'ammazzo, raccomandati a Dio 1968. Supremi algoritmi era il titolo di un film di Osvaldo Civirani, accanto a George Hilton e John Ireland, dopo il quale l'attrice si allontanò dal cinema per circa un decennio. La sua burrascosa vita sentimentale, le nozze a 15 anni con il marchese Cesare Rodriguero nel 1948, durate 21 giorni, la relazione durata 11 anni con Morris Ergas, da cui nacque Deborah, giornalista televisiva, e una successiva unione con Ottavio De Loldis, con la nascita di Ciro e poi di Azzurra, misero in secondo piano un'intensa attività cinematografica che la Milo interruppe bruscamente nel 68 in favore della famiglia. In seguito l'attrice affermò in un'intervista di aver subito dal suo ex marito Ergas gravi violenze fisiche, ma di aver preferito non denunciarlo. Intervistata da Diva e Donna, raccontò della guarigione della terzogenita Maria Azzurra, nata prematuramente al 7° mese di gestazione, che pareva morta alla nascita ma tornò in vita. La Chiesa cattolica riconobbe l'autenticità del miracolo durante il processo di beatificazione di Suor Maria Pia Mastena, fondatrice delle Suore del Santo Volto. La stessa Milo, anche in seguito all'episodio, si è dichiarata credente cattolica. Dopo una lunga pausa, nel 1979 tornò al cinema recitando in alcune commedie di genere come Riavanti Marsh di Luciano Salce e Tesoromio di Giulio Paradisi, cui seguirono Grog 1982 di Francesco Laudadio e Cenerentola 80 1984 di Roberto Malenotti. Intanto si delineava la sua nuova carriera televisiva. E vabbè, qua c'è molto da dire ancora, non ho letto quasi nulla. Intanto abbiamo fatto 1 ora e 15. Esperienza televisiva: la partecipazione come conduttrice di un ciclo di 5 puntate di Studio 1 nel 1966
e l'intervista concessa a Luigi Silori per Uomini e Libri nel 1962 esauriscono le esperienze Rai della sua giovinezza artistica. Passarono più di 20 anni prima che, aiutata dalla vicinanza con Bettino Crazzi, tornasse alla conduzione televisiva su Rai 2, rete televisiva all'epoca controllata dal PSI secondo gli schemi della lottizzazione della Rai durante la Prima Repubblica. Nel 1982-1983 ha collaborato e condotto una rubrica di costume all'interno del programma d'approfondimento Mixer di Giovanni Minoli. Dal 1985 al 1989 ha condotto Piccoli Fans, trasmissione pomeridiana per bambini antesignata di programmi come Ti lascio una canzone e Lo canto. Che ha lasciato un segno nella storia della TV italiana. La conduzione esageratamente ingenua e bambinesca di Milo, anche per la sua voce in falsetto, e una serie di situazioni grottesche la resero nuovamente famosa al pubblico italiano, tanto da riuscire a eclissare la stagione di successi cinematografici degli anni 60. Mi ricordo dall'85 all'89. Sempre nell'85 è stata coinvolta con l'allora marito Ottavio De Lollis e la figlia azzurra, senza conseguenze, nella strage di Fiumicino. L'attrice era presente al check-in nei momenti della sparatoria che ha visto 13 vittime per mano dei sicari del terrorista Abul Nidal. Sandra Milo è entrata involontariamente nella storia della televisione italiana anche per uno scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni. L'8 gennaio 1990, durante la trasmissione pomeridiana L'amore è una cosa meravigliosa, che condusse su Rai 2 nella stagione 1989-1990, una telefonata anonima di una voce femminile in diretta informò la presentatrice che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. La notizia dell'incidente era falsa, ma le urla della sconvolta conduttrice vennero riprese da trasmissioni come Blob, Striscia la Notizia e Target, rendendole tanto popolari da essere citate nella canzone La strana famiglia di Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci. Incise nel 1991. Successivamente ispirò il titolo di una trasmissione satirica, Italia 1, Ciro, il figlio di Target. L'autrice della telefonata non fu mai individuata. Si era presentata alle centraliniste con il nome di Maria Ramondio, che si rivelò una falsa identità, ma fu individuato il telefono da dove era stata fatta, che si trovava all'interno degli uffici Alemagna di Via del Corso a Roma. Lasciata la Rai nella stagione 1991-1992, Milo approdò alla Fininvest, divenuta Mediaset nel 96, per succedere a Enrica Bonacorti nella conduzione del quiz Cari Genitori, in onda da lunedì a venerdì nella fascia mattutina di Rete 4. In seguito fu protagonista nella stessa rete di una parodia musicale a puntate della telenovela La donna del mistero, intitolata La vera storia della donna del mistero, a fianco di Patrizia Rossetti, dei ricchi e poveri e di altri. Sempre su Rete 4 ha presentato nella stagione 92-93 il varietà domenicale Giorno di festa. Sandra Milo a Venezia nel 1988. Vabbè, una foto. Nel 1955 ha dichiarato una televisione privata iraniana di avere una collezione di mutandine di circa 60.000 esemplari. Tale dichiarazione suscitò la reazione del governo di Teheran, che le negò il visto turistico per il transito nel paese. L'attivismo socialista e il legame con Craxi. Vicina al Partito Socialista Italiano, almeno dagli anni 60, fu molto vicina a Pietro Nenni. Negli anni 80 Sandra Milo fu amante
di Bettino Craxi, allora leader del PSI, Partito Socialista Italiano, vicina a quel mondo di nani e ballerine che circondava la classe dirigente politica italiana che faceva riferimento a Craxi. Claudio Martelli e Gianni De Michelis partecipò attivamente a diverse campagne elettorali, posando anche per manifesti. Vicende giudiziarie: nel 1999 Milo patteggiò una pena 13 mesi di reclusione a 1.300.000 lire di multa per aver concorso assieme all'allora compagno Giuseppe Lopesti a una truffa immobiliare ai danni di 13 privati e 8 banche per l'ammontare di circa 3 miliardi di lire. I due facevano firmare false procure a persone interessate a vendere immobili di ingente valore per poi acquistarli e con essi ottenere mutui presso istituti di credito. Gli anni 2000. Durante il Festival di Sanremo del 2001 è stata opinionista fissa nella vita in diretta. Nel 2002 recita al fianco di Gianpiero Ingrassia e di Anna Mazzamauro nella fiction di Canale 5 intitolata Mai il portiere non c'è mai. Nel 2003 tornò al cinema con il film Il cuore altrove di Pupi Avati. Nel 2005 partecipò al reality show Ritorno al presente, classificato su secondo. Nel 2005 partecipò all'intervista spettacolo La mia vita è uno spettacolo venuta da Giacomo Rizzo con la direzione artistica di Arnon Echi, vincendo il premio Nike per il teatro. La collaborazione con Arnolfo Petri proseguì nel 2009 con il contributo video per lo spettacolo teatrale Magambi. Dal 2006 è stato in tournée nei teatri italiani con la commedia Otolo nel mistero. Poi abbiamo Nomina, film francese del 2002. Nel 2007 è stata protagonista con Barbara D'Urso e Maurizio Micheli della commedia teatrale Il Lieto Vale, diretta da Gino Lanti. Il 15 febbraio del 2007, durante un'intervista al concorso del programma Buon Dormire per Italia 5, ha raccontato di aver contribuito molti anni prima ad alleviare le sofferenze della madre imprigionita, schierandosi apertamente a favore delle feministie. Nel riporto l'autrice ha sostenuto che la madre stava consumando un dolore immenso senza fine. Così il presidente ha preso per aiutarmi a passare la miglior vita. Ha proseguito Milo piangendo, ha fatto uscire dalla stanza e vederci tutta sola come deve volere. Non credo che sia vero quando si dice che tutto questo è falsa pietà. So che c'è molta gente a favore e molta contro, ma questo non è provato. Come si fa a dire no, continua a soffrire? Se sai che quella persona non è abbastanza casa per un male per la compiuta, la gente deve poter fargli procedere con dignità. Nel 2008 ha partecipato al film Chiamasse Fondo di Alessandro Valori con Valerio Mastandrea per la stagione che cambia 2008-2009 la canzone con Caterina Costantino e la Robbins per la serie a passare Fiori del Ciao. Dopo la nomina film di Megan Ross del 1989 per la regia di Claudio Mazzini. La protagonista è quindi uscita di serie del film Impotente assistenziale di Giuseppe Filippi, uscito nella sala nel 2009. Sempre nel 2009 è stata la protagonista del film Viva Z al colore di Silvia Neri Disco, uscito nel 2011 nel settore del film con la mia questo film di gruppo per la mia trasmissione il documento è stata
Lunedì 2017 a aprile, chissà, ha ricevuto il Gran Prix. È tardi, io sono stanco, mi sono reso conto che il microfono è rimasto scarico, si scarica dopo un'ora, dovrebbe durare 3-4 ore. Speriamo che gli ultimi istanti, cioè è iniziato a lampeggiare, io non so quando, speriamo che si sia sentito l'audio, perché mi spiacerebbe che sia rimasto senza audio. Ma vuoi vedere che io parlavo il microfono scarico? 40 minuti fa è finita la live. Vediamo un po', mi vanno sempre male le cose. È la vita, è la vita. 15
Ecco, come volevasi dimostrare, quando si è spento il microfono non ha più registrato la voce. Peccato. Quando si è spento il microfono non ha più registrato, e adesso intervengono due persone. Peccato. Comunque adesso devo tagliare, non so, c'ho tutti e due i cellulari che scottano. Peccato che il microfono mi ha piantato in asso, ma almeno ho potuto fare la live. Questo cellulare ce l'ho al 52%, quest'altro che c'ha più batteria ce l'ho al 40%. Vediamo un po'. Beh, ho fatto 21 visualizzazioni con questa live. Male non è, insomma, male non. Funzione di navigazione 6, pagine canale 5, ricerca di YouTube 4, notifiche 3, altre funzioni 2. Quindi più le funzioni di navigazione e di pagina canale che non di ricerca di YouTube. Notifiche solo 3 persone hanno visto dalle notifiche. Beh, adesso vediamo super chat. Ecco qua. Grazie, grazie della super chat a Igor, no, Igor credo, e Sardok. Ma adesso vi devo lasciare perché ci sono state due visualizzazioni in più, appena. Allora mi raccomando, adesso questa live finisce, scrivete nei commenti quando sarà un video i vostri ricordi che avete di Sandra Milo. Se potete comprate un super grazie, abbonatevi e condividete il video che non sarà più live, affinché anche altri possano opinare e dirci se hanno dei ricordi di Sandra Milo, cosa hanno guardato di lei al cinema, in televisione, così capiamo anche quanti anni hanno, cosa gli è piaciuto di più, o se loro nonni o genitori gli hanno raccomandato di guardare qualcosa qui su YouTube di Sandra Milo, programmi televisivi, film cinematografici, telefilm televisivi. Scrivete nei commenti quando questo non sarà più una live ma un video, e condividete questo video. Vi ringrazio a tutti di seguirmi. Ciao, buon lunedì e buon inizio settimana. Adesso devo staccare 1 ora e 35. Dunque, non è male. Dovrei aver superato 22,13 dollari. Dovrei stare a 30 con le donazioni di oggi. Aiutatemi ad arrivare a 100, così li ritiro. Vedi, pagamento minimo.
pagamento minimo 100. Ecco qua, lo vedete? Sei un partner di YouTube, 22,13, pagamento minimo 100. Come si fa a salvare i momenti salienti di una live? E non l'ho mai capito. Allora, le mie ultime live ho fatto 3 giorni fa, un giorno prima del mio compleanno, è arrivata a 140 visualizzazioni. Una live su Chiara Ferragni e Balocco Spa, c'è 351 visualizzazioni. Aiutiamo un senza tetto a passare il Natale, 130 visualizzazioni. Buona vigilia di Natale, buon Natale, 161 visualizzazioni. Come fare colazione con il mio mate con il 5 mesi fa, 336 visualizzazioni, quella che ultimamente ho ottenuto di più, a parte naturalmente di 5 mesi fa, esoterismo, occultismo, parlando di temi letterari, 682 visualizzazioni. Aiutatemi a che questa live in qualche giorno superi le 1000 visualizzazioni. Ciao. Però dunque 1 ora e 25 35 secondi la live del 26 gennaio. 11 giorni fa la live 1 ora e 17 minuti e 1 ora e 17 minuti la live di un mese fa. Questa già c'ha 1 ora e 40 no, 1 ora e 39 minuti. Queste sono le mie ultime live. Estas son mis últimas lives. Ah, porque desconecté. Mis últimas lives. Mis últimas lives. Ah, no. Acá. Mis últimas lives. Mis últimas lives. Lives is good. Lives is good. Mis últimas lives. Miren mis lives que ahora pueden ver como videos. Guardate le mie ultime live che ora potrete vedere come video. Guardate che belle copertine attraenti. Guardate che belle copertine attraenti. Piero Angela. Guardate che belle anteprime. Guardate. Guardate questa. Guardate questa. Guardate che belle live. Guardatele le live. Sono tutte belle. Qua parlo della Carrà, la Carrà che è passata a miglior vita.
Franco Battiato, che è passato a miglior vita. Guardate le live. Guardate le mie live. Live di Natale. Guardate le live. Guardate quante live che ho fatto. Saranno 500. Questa è già di 4 anni fa. Questa che saluto. Una live di 4 anni fa. Quindi è da anni che faccio le live. Guardate questa. Anche su Matteo Montesi, che ha bruciato un immobile. Esorcista. Esorcista Matteo Montesi. Ma vabbè. Tant'è che vi devo lasciare adesso. Grazie per avermi seguito. Arrivederci. Ciao. E commentate questo video dopo.